In questo video parlerò di moda e arte. Se siete interessati alla lezione completa, potete acquistarla attraverso il primo link in descrizione. Questo è un estratto. La moda è anche definita costume, infatti si parla spesso anche di storia del costume, però considerate che si parla di vera e propria moda o stile di moda a partire solo dal XV secolo. Il dipinto che raffigura anche una nobildonna, un nobiluomo, raffigura proprio uno specchio della vita reale, però dobbiamo tenere conto di diversi aspetti. Come la moda appunto cambia, lo stile di vita cambia, cambia anche il modo di presentarsi al mondo, no? Anche l'uomo cambia nei suoi aspetti esteriori. E spesso considerate che la moda è condizionata proprio anche dagli eventi sociopolitici e culturali. La moda ci presenta, lo vedrete, ranghi anche differenti di persone, perché lo sapete, in base al tessuto, in base agli ornamenti, in base ai gioielli, diciamo, che uno usa, ma anche i colori che uno adotta, vedrete che sono distintivi di una certa categoria sociale piuttosto che un'altra. Considerate che nell'antichità, per esempio, gli uomini più semplici vestivano tutti di un grigio, un colore marrone, colori non vistosi. L'uomo, a differenza degli altri animali, nasce un po' più svantaggiato. Sapete perché? Perché se voi pensate agli uccelli e pensate a tutto il piumaggio degli uccelli, oppure pensate per esempio alla pelliccia di molti animali, hanno ecco, un rivestimento naturale che cambia anche secondo le stagioni. Invece l'uomo, lo sapete, nasce nudo e nasce l'esigenza per l'uomo di coprirsi, per difendersi dal freddo, per proteggersi. Però l'idea di una vera e propria moda, come vi ho detto, nasce solo nel XV secolo. È importante conoscere veramente bene anche chi ha commissionato il dipinto, perché la moda legata all'arte non ha un valore scientifico, perché lo sapete, i committenti che commissionano un dipinto sicuramente si presentano nella maniera migliore, no? Vi torna, è logico, sceglieranno l'abito migliore, i gioielli migliori, e quindi se noi guardiamo anche l'arte attraverso la moda, vi renderete conto come abbiamo un settore particolare di moda raccontato da coloro che stavano bene economicamente o che si erano fatti appunto ritrarre. Sicuramente il contadino o la persona più umile è stata ritratta, ma non da subito, è logico. E considerate, vi dicevo, nasce proprio nel XV secolo, proprio perché c'è una classe mercantile che è in ascesa e quindi una classe mercantile che è interessata anche a un certo aspetto esteriore, e soprattutto un altro aspetto importante è il periodo dell'umanesimo in cui si dà valore all'uomo, agli ideali di bellezza e valorizzazione dell'uomo e della figura. Ecco, qui vi ho messo a confronto le immagini di piumaggi oppure di pellicce, vi rendete conto che l'uomo appunto nasce nudo e muore nudo. E cominciamo allora a vedere la moda dall'antichità, in realtà appunto com'è cambiata. È un affresco, si intitola Passeggiata in giardino, risale addirittura al 1335 a.C. È una silhouette molto delineata. Notiamo subito che ci sono abiti molto lunghi, vedete questo abito anche tutto plissettato con queste pieghe, mentre vedete la testa e il collo sono coperte da ornamenti preziosi. Soprattutto si dà molta importanza anche ai cappelli, vedete, e vedremo anche a parti più di accessori. E un altro elemento fondamentale per gli egizi è per esempio il trucco. Vedrete sempre gli occhi ben truccati. Andiamo più avanti, diciamo di 500 anni, siamo comunque sempre avanti Cristo e siamo qui a Creta. E qui questa è la dea dei serpenti, proviene dal palazzo di Cnosso, ora si trova al museo archeologico a Creta. Ecco, e considerate che questo è un abbigliamento di una dea, di una divinità, che è la dea dei serpenti, e ricalca molto quello che è l'abbigliamento delle donne cretesi. Noi sappiamo che i cretesi sono abili commercianti, abili anche tessitori, e qui guardate com'è composta la sua gonna, una gonna che è formata da fasce che ricadono, vedete, a balze, una sopra l'altra, ha uno strettissimo corpetto che ritroveremo poi, diciamo, nella moda anche molto
successiva e lascia scoperto, vedete, il seno. È interessante che c'ha poi un copricapo particolare, in questo caso è un copricapo con sopra un gatto, proprio perché è simbolo, vuole essere il simbolo della fertilità, mentre i serpenti viceversa rappresentano la morte, quindi un ciclo di rinascita, di vita e morte e di fertilità. Vi invito a vedere per esempio anche l'idea del velo, no? L'idea del velo, uno pensa, questi sono vari tipi di veli, vedi, di velature dal chador al burqa, sempre più vedete coperto, ma considerate che il velo è un'invenzione che abbiamo anche noi nella cristianità. Pensate per esempio alle suore, no? Che era in un certo senso il dedicarsi, perché il velo accomuna la sposa, no? Lo sapete, la sposa doveva avere anche da sempre il velo e questo velo le monache che si definiscono spose di Cristo portano il velo e coprono i capelli, perché i capelli da sempre sono considerati una tentazione, no? Per l'uomo. Guardate anche per esempio questa nobildonna, è la dama del pollaiolo, la vedremo poi in dettaglio, ha i capelli raccolti e c'è un velo, non so se riuscite a vederlo, qui poi ve lo mostro bene più in dettaglio, che ferma, vedete anche i capelli. E considerate che poi a noi in epoca contemporanea il cappello, il velo, la veletta sul volto è diventata una prerogativa di moda invece delle piuttosto che coprire come in paesi a noi diciamo anche vicini, in realtà è un accessorio veramente di moda e di eleganza, mentre ancora oggi se andate per esempio nel sud Italia troverete le donne coperte, le signore anziane o quando si porta al lutto per esempio, che coprono ancora oggi la testa con una sorta di fazzoletto, no? O di pezzola come viene chiamata. E vi invito a vedere, per esempio, vi ho detto Piero della Francesca, sin da subito è uno di quegli artisti che guarda molto alla moda del suo tempo e questa Madonna in realtà è una donna dell'epoca di Piero della Francesca. Siamo intorno al 1455. Ecco, e qui trovate, vedete subito quello che indossava. Non so se ci avete fatto caso, ma ancora non esiste la gonna. Non esiste un abito separato, gonna sotto e camicia sopra. Esiste ancora l'abito intero, un pezzo unico. C'è una camicia sotto che traspare, la camicia veniva portata sotto per non tenere a contatto se il vestito mettete era di lana, non si metteva a contatto diretto con la pelle, lasciava una sorta di protezione. Ma pensate, ma di camicie ne avevano veramente poche. Gli abiti di un guardaroba anche femminile importante potevano arrivare a 8-9, non che avessero 50 pezzi. All'epoca appunto si lavavano anche poco e quindi comunque avere una camicia, una camicia era un simbolo anche importante e soprattutto le camicie bianche erano il simbolo massimo anche della pulizia, anche perché considerate si lavavano poco e sopra mettevano anche questo vestito, era questa tunicona che è un pezzo unico, però vi invito a vedere una caratteristica. Lo vedete c'ha questi spacchi? Questa è la novità. È la novità perché questi spacchi che vengono inseriti hanno una funzione importante. E qual è? Quella di adattarsi, se uno è incinta si allentano gli spacchi e si allenta la camicia. Se uno ridimagrisce si richiudono gli spacchi con delle cordicelle e quindi se uno ingrassava, se uno aveva da partorire, poteva mettersi benissimo lo stesso vestito.